Oggi ti mostro dei trucchetti veramente incredibili e utili per editare le tue foto con l'intelligenza artificiale, nel caso specifico utilizzando Nano Banana Pro. Ti spiego come si potrà cambiare una foto da così a così, quindi andare in modo chirurgico a cambiare i colori di qualsiasi particolare, in questo caso il cappello e la maglietta, senza cambiare nient'altro di tutta la foto. Come poter aggiungere degli oggetti o delle persone a delle foto che noi troviamo in giro per il web, come in questo caso, aggiungendo una persona, senza cambiare nulla di tutto il resto. Come partire da una foto che ci piace trovata sul web, prenderne una qualsiasi nostra che vogliamo usare e trasformarla in uno stile identico a quello della foto che ci piaceva. Infine, come da una foto, ad esempio 9/16, ottenere la stessa identica foto in 16 noni, nella quale l'intelligenza artificiale creerà tutto quello che non c'è nella foto originale. Quindi entriamo nel computer, ti faccio vedere come si fanno tutte queste cose in modo molto semplice usando Nano Banana Pro e Gemini. Step 1, andiamo su Google e scriviamo Gemini. Ci uscirà Google Gemini da cliccare e andremo dentro a Google Gemini. Una volta dentro possiamo loggarci, se non lo sai già, potrai iscriverti, entrare con una mail, una password, con una tua mail Google e ti troverai in questa schermata. Quindi siamo dentro Gemini, possiamo fare diverse cose, abbiamo gli strumenti qui, quindi possiamo creare immagini e altre cose che adesso non vediamo perché andiamo diretti su quello che è il tema del nostro video. Da qui noi possiamo inserire dei file, quindi caricare un file e in questo caso noi andremo a caricare la foto che vogliamo modificare. Questa è la foto che ho scelto, adesso ti spiego come possiamo agire per andare a cambiare solo dei piccoli particolari della foto. Andremo qui dove dice chiedi a Gemini e scriviamo questa riga di testo. Convert everything in this image into structure JSON. Proprio questa cosa devi scrivere. Te la lascio in descrizione ovviamente questa stringa. Che cosa significa? Converti tutto quello che c'è nella immagine in una struttura JSON, che è semplicemente un piccolissimo codice che va a identificare tutte le parti della foto. Infatti, quando noi gli diamo OK, succede questo, che ci dà questo codice che, se noi andiamo a vederlo bene, ci sono tutti gli elementi della foto: il black baseball hat, quindi il cappello nero da baseball, la maglietta gialla, eccetera. Ci sono le varie parti. Riesce a descrivere con il codice la nostra foto. A questo punto noi abbiamo questo piccolo codice, possiamo andare a cambiare via testo solo dei piccoli particolari. Quindi cosa facciamo? Andiamo a copiare da qui il nostro codice JSON, gli scriviamo questa frase: modify the image based on the following JSON data, quindi adesso modifica l'immagine basandoti sui seguenti data JSON. Io ho i dati originali, posso andare a modificare qualcosa e poi dopo dalla stessa foto con i nuovi dati modificati ottengo le modifiche. È più semplice di quanto sembra, quindi prendo questa scritta che te la lascio in descrizione, la metto qui, vado sotto, copio il codice JSON che mi ha dato prima e aspetta, l'ho già fatto, e poi lo metto qua. Tac. Ora devo solo andare a modificare il black baseball hat, cioè il cappello nero. Io posso farlo diventare uno yellow, cioè giallo. Posso dirgli che invece la yellow short, la magliettina gialla, la voglio rossa, red. In questo modo mi va a fare queste modifiche. Quando faccio invia, elabora e mi restituisce la stessa identica foto, modificando solo quello che gli ho detto dentro il codice JSON. Ecco qui la foto finale, modificata solo nei colori. Riassumendo, scelgo una foto,
chiedo a Gemini di generarmi il codice JSON, vado a modificare quelle cose che voglio cambiare all'interno della foto dal codice JSON, ricarico la foto, gli dico usa adesso il nuovo codice JSON con i cambiamenti, clicco e mi fa la trasformazione della foto. Andiamo al prossimo esempio. Partendo da una bellissima foto che trovo sul web, in questo caso una foto dove c'è stato un temporale, dove sta ancora piovendo, dove c'è un personaggio con il riflesso suo nell'acqua, quindi una foto molto, molto bella d'impatto. Ecco, io parto da questa foto, poi scelgo una foto qualsiasi che voglio modificare, in questo caso è una foto molto, molto semplice, e ti spiego adesso come fare diventare questa foto come l'altra, quindi con queste caratteristiche che avevamo nella foto precedente. Molto semplice, vediamolo subito. Da Gemini, come sempre, col più vado a caricare la foto e carico la foto che mi piace. Quindi, stessa cosa, gli dico descrivi la fotografia, però a livello tecnico. Quindi la tecnica fotografica, più che altro, descrivi la tecnica fotografica di questa immagine in un JSON format. Anche questa te la lascio in descrizione. Fatto questo, invia e mi dà questo codice che mi analizza stavolta la tecnica fotografica. Se noi andiamo a vedere, ci dà la prospettiva e ci dice che è un low angle shot, e infatti è un angolo preso dal basso. A proposito di questo, ti ricordo che nel mio sito, ti lascio il link anche di quello, trovi una guida gratuita per gli angoli di inquadratura per le fotografie. Potrà esserti utile, è una guida gratuita. Se andiamo a vedere ancora il codice JSON, vediamo che ci sono le varie informazioni. Ok, allora detto questo, noi andiamo ora a caricare la foto nuova, la nostra foto. Sempre da qua, carica file, andiamo a scegliere la foto e la carichiamo dentro Gemini. Ora prendiamo questo codice, da qui noi possiamo copiarlo e da qua, dopo che abbiamo caricato la nostra foto, incolliamo tutto il codice JSON e aggiungiamo la seguente frase che è qui sotto. Generate an image of this person using the photography technique described in the JSON file. Cosa significa? Genera un'immagine di questa persona usando la tecnica fotografica descritta dal JSON file. Questo è il nostro JSON file che descrive la tecnica. Io qui sotto aggiungo questa frase, copia e incolla. Quando faccio invia, mi crea la mia immagine con lo stile che ho dentro quel codice JSON. Guarda che meraviglia. Un'altra cosa veramente incredibile che possiamo fare è, partendo da una foto, andiamo a caricarla. Eccola qui. Una volta caricata la foto, se io ci clicco sopra, mi appare la foto con questi strumenti. Guarda che bello, io scelgo lo strumento disegno, faccio una freccia, anche in modo grezzo, vado sulla casellina della T, che vuol dire testo, clicco e scrivo aggiungi qui una cameriera. Ti faccio vedere, ecco, aggiungi qui una cameriera, proprio lo scrivo, fine. Negli strumenti gli dico di creare un'immagine ed eseguo. Questo è il risultato finale. Aggiunge una cameriera all'interno della foto, non modifica nulla della foto e ho una foto editata come voglio io. Posso veramente andare con una freccia e una scritta a dirgli cosa voglio aggiungere in questa foto. Ultimo trucco che ti mostro adesso è questa. Ad esempio abbiamo una foto 9/16, noi la possiamo trasformare in modo veloce e semplice in una foto 16 noni, cioè aggiungere tutto quello che manca a lato di questa foto. Come facciamo? Molto molto semplice.
Carichiamo come sempre la nostra foto e scriviamo questa frase: change the aspect ratio to 16 noni, quindi cambia l'aspetto della foto in 16 noni, che è il formato orizzontale. Fatto questo, Gemini elabora e mi restituisce questa immagine. Abbiamo visto come con pochi piccoli accorgimenti possiamo editare le nostre immagini, quindi fare quello che vogliamo delle immagini, poi una volta create possiamo usarle per i nostri post, per i social network, oppure usarle come punto di partenza per creare poi dei video. Nel mio canale ci sono tanti video che ti spiegano come realizzare delle clip cinematografiche partendo dalle foto, quindi da qui puoi procedere anche guardando gli altri miei video dove impari tante altre cose. Siccome in questo canale parlo di intelligenza artificiale, di come editare le foto, di come creare video cinematografici, iscriviti. In descrizione trovi le varie stringhe che ti aiutano a editare le foto. Trovi molti link, tra i quali anche il mio canale Telegram, dove trovi risorse speciali, e la mia business email per collaborazioni o consulenze. Ci vediamo al prossimo video.